Silvana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, una giacca veramente particolare. Questa volta mi sono veramente sbizzarrita. Allora ha un collo carinissimo, un colletto, ha dei bottoni rivestiti che poi vi farò vedere in un reel come si realizzano. Poi ho fatto una decorazione sulle maniche, per cui ha una lavorazione diversa anche sulle maniche, il bordino come avete visto nelle foto. È super facile da realizzare e poi vi do tutte le indicazioni per realizzarlo della vostra misura. Allora passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Allora vi faccio vedere il giacchino da vicino, come vedete è molto lungo, è abbastanza lungo, è rifinito sotto con il verde, con semplicemente maglia bassa, il collo, il collo che è facile da realizzare e i bottoni che ho rivestito, indecisa tra 3 bottoni o 4 bottoni, comunque poi vedrò, e l'ho rivestiti, ho preso dei bottoni e l'ho rivestiti, poi insomma farò un piccolo reel per farvi vedere se vi, insomma, se vi piace potete farlo anche voi. Allora, poi la manica l'ho rifinita sempre a maglia bassa con il verde che riprende il collo, abbiamo questo punto particolare molto aperto, ma alle maniche ho deciso di cambiare punto. Adesso va tantissimo di moda realizzare maniche di un punto diverso, anche il davanti, il dietro, insomma, diciamo che adesso con la fantasia possiamo giocare molto e ho fatto semplicemente dei fori che riprendono i fori del davanti e sia del dietro e poi ho realizzato semplicemente maglia alta. Allora, parliamo di misure. Per quanto riguarda le misure, andiamo sempre a lavorare a pannello, 2 pannelli per il davanti e uno dietro. Il pannello del davanti ho semplicemente aggiunto un modolino in più per renderlo, vedete, sovrapponibile un pochino. Il fatto di decidere di farlo dritto non sarebbe poi venuto bene con il colletto. Allora, abbiamo 2 pannelli, la mia circonferenza, vi ricordo sempre che è 100, per cui calza questo giacchetto una M/L, perché comunque siamo nella misura, la misura insomma di transito tra le due, diciamo, 2 misure. Allora, io ho diviso il pannello che è 50 cm, però ho messo tra tutta la circonferenza che è 100 il 10% di agio, per cui diciamo la circonferenza è 110. Voi potete prendere la vostra misura e aggiungere un 10% per essere un pochino più comodo. Per quanto riguarda lo scalfo, io l'ho fatto di 21 cm, molto comodo, ma poi dopo sono andata a fare molte diminuzioni in base poi al polsino. Insomma, poi dopo vi spiego nel corso insomma del tutorial. Per cui diciamo come pannello è 55 d'altezza e poi abbiamo diciamo aggiunto i 2 centimetri, eccoli qui, del bordo. E per i pannelli davanti ovviamente ho fatto un modolino in più che adesso poi insomma nel corso del tutorial vi spiego. Vi devo dire che è facile, è diciamo molto particolare, ma è facile da realizzare. Ora andiamo a vedere subito l'occorrente e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è il Ricky Color Panna. È un filato con il 30% di lana e il 70% di acrilico. Sono 200 metri, si lavorano con i ferri dal 6 all'8, dall'uncinetto 4,5, 6,5. Sono 100 grammi a gomitolo. Ho scelto anche la variante verde. Uncinetto 5,5. Allora, dobbiamo andare a realizzare questo pannello, un pannello che misura 55 cm per 55 cm, poi dopo c'è il bordo che dobbiamo realizzare poi alla fine con il color verde. Allora, adesso andiamo a vedere subito il punto e quante catenelle dobbiamo avviare per arrivare a 55 cm. Per realizzare il pannello dietro ci occorrono 63 catenelle per una misura di 55 cm circa. Allora, il punto che andiamo ad eseguire ha un multiplo di 9, per cui adesso io faccio un campione perché poi tanto faremo poi i pannelli davanti che hanno altre catenelle, per cui noi ci regoliamo sempre realizziamo un campione e da lì noi andiamo a sviluppare poi la misura. Allora, adesso abbiamo 63 catenelle per il nostro pannello dietro. Una volta avviate le catenelle mi alzo di una, di 2
e di 3 catenelle. E questo è il nostro punto, per cui 1 2 3. Ovviamente la quarta fa da base. Entro nella quinta e vado a realizzare una maglia bassa, una maglia alta, la seconda maglia alta e un aumento, per cui 2 maglie alte sullo stesso punto. Ora realizzo una catenella. Alla base vado a contare 1 2 3, entro nella quarta, realizzo un aumento e 4 maglie alte punto su punto, la prima, la seconda, la terza e la quarta. Un aumento, poi una maglia alta e di nuovo una maglia alta sullo stesso punto. Ripeto di nuovo la sequenza, per cui la sequenza sarà una catenella, conto 1 2 3 4, entro alla quarta catenella e vado a lavorare un aumento, per cui 2 maglie alte sullo stesso punto, 4 maglie alte punto su punto, per cui la prima, la seconda, la terza, scivolano il filo, e la quarta. E adesso andiamo a realizzare un aumento. Allora, questa è la sequenza che noi dobbiamo realizzare fino al termine ovviamente delle maglie, prima di fare una chiusura della riga. Per cui la sequenza sarà sempre una catenella, entriamo nella quarta catenella sottostante, aumento 4 maglie punto su punto e aumento. Quando siamo arrivati alla fine della riga facciamo sempre di nuovo la catenella, contiamo 4 sempre, contiamo, entriamo nella quarta, 1 2 3 e 4, entriamo nella quarta e vado a lavorare una maglia alta, la seconda maglia alta sullo stesso punto, per cui abbiamo un aumento, prendo un pochino di filo, e l'ultima maglia, che è questa, andiamo a realizzare una maglia alta, per cui come chiusura abbiamo un aumento e una maglia alta e abbiamo terminato. Come vedete, questa è la prima riga. Questa prima riga la andiamo a realizzare solo quando iniziamo il lavoro, perché poi comunque, anche se poi è uguale, ma non andiamo a lavorare ovviamente con le catenelle sottostanti di avvio. Adesso andiamo a lavorare la seconda riga. La seconda riga ci alziamo di 3 catenelle. Volto il lavoro. Adesso qui abbiamo la catenella e sulla catenella vado a lavorare 2 maglie alte, diciamo proprio sull'archetto, una catenella e 2 maglie alte, la prima e la seconda, per cui sulla catenella lavoro 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ora qui ci troviamo con la sequenza di punti, conto 1 e 2, entro nella terza. Nella terza vado a lavorare 4 maglie alte punto su punto, la prima l'ho fatta, realizzo la seconda, realizzo la terza, realizzo la quarta e abbiamo diciamo concluso la sequenza senza fare nessuna catenella di separazione. Ripeto di nuovo il punto che ripeto è sempre 2 maglie alte, una catenella di separazione, noi lo contiamo come se fosse un ventaglio, di nuovo 2 maglie alte, entro nella terza maglia, prima, seconda, terza maglia, vado a lavorare 4 maglie punto su punto alte, sempre alte, 4 maglie alte, per cui la seconda,
la terza e la quarta. Quando siamo arrivati a ripetere la sequenza ovviamente di questo ventaglio e le 4 maglie, poi arriviamo alla fine. Quando arriviamo alla fine, ecco, qui ci troviamo sempre una catenella e andiamo a lavorare le due, sempre il ventaglio, le 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte. E come termine andiamo a lavorare le ultime 3 maglie. Vedete, la prima e la seconda la salto, lavoro la terza con una maglia alta, la quarta e la quinta con una maglia alta e ho concluso la seconda riga. La terza riga che andiamo ad eseguire dobbiamo alzarci di 1, 2, 3, 4 catenelle, volto il lavoro. Per cui 3 catenelle corrispondono a una maglia alta e la catenella a quella di separazione. Ora qui dobbiamo fare, diciamo, lo stesso punto che abbiamo fatto alla base, ma qui ci troviamo ovviamente a punti diversi, con aumenti diversi. Cosa facciamo? Vado a lavorare alla prima maglia, andiamo a lavorare l'aumento, per cui 2 maglie alte, ok? Adesso lavoro una maglia alta e vado a realizzare proprio al centro dove c'è la catenella, qui entro proprio con l'uncinetto, vado a realizzare l'aumento, per cui prendo il filo e realizzo l'aumento, 2 maglie alte. Adesso vado a lavorare una maglia alta, la seconda maglia alta e vado a lavorare l'ultima maglia alta sopra al primo gruppo, come vedete, le 4 maglie sottostanti. Quando andate a contare avete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglie. Catenella di separazione, ripeto tutto da capo. Tutto da capo è lavorare l'aumento sulla prima maglia, una maglia alta, mi scivola il filo oggi, una maglia alta, entro al centro, vedete, proprio del ventaglio e vado a lavorare 2 maglie alte perché è l'aumento sullo stesso punto e adesso lavoro le 3 maglie alte punto su punto e vado proprio sopra la prima della sequenza delle 4 maglie sottostanti, catenella. Vedete, questa qua è proprio la sequenza. Ora abbiamo mezza sequenza qui, se vedete, perché abbiamo il ventaglio e andiamo a fare, diciamo, quasi una mezza sequenza, per cui facciamo sempre la stessa cosa: l'aumento, l'aumento, vedete, vado a fare la maglia alta sempre uguale e l'aumento qua al centro, poi maglia alta e maglia alta. Adesso punto su punto abbiamo le 3 maglie, 1, 2 e abbiamo la terza, entro nella terza catenella e lavoro la maglia alta e abbiamo concluso la terza riga. Adesso dobbiamo fare di nuovo una riga diversa, perché comunque il punto va sfalsato, vedete, questo e poi si sfalza e poi si ripete. Qui sono 2 righe, semplicemente l'inizio e la fine che cambiano, ma poi è la stessa cosa. Vado a lavorare 3 catenelle e giro il lavoro. Faccio subito come se fosse un aumento, proprio nella parte sottostante vado a lavorare di nuovo un'altra maglia. Ora devo lavorare le 4 maglie, vedete che sono qua sotto, le lavoro qui al centro, per cui come vedete queste sono le 1, 2, 3, 4, sono proprio al centro, quindi ne salto una e vado a lavorare 4 maglie che sono centrali. Ovviamente ne restano 2. Adesso qui al centro di nuovo vado a realizzare il punto, quello con 2 maglie alte, il ventaglio, catenella e 2 maglie alte e proseguo senza catenella, ovviamente senza catenella di separazione, conto 1, 2 e vado a lavorare le 4 maglie alte. La sequenza è sempre la stessa. Proseguo di nuovo, ecco qui,
senza catenella di separazione, mi trovo qui di nuovo dove c'è la catenella sottostante, 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte e poi vado a lavorare 1 e 2, entro nella terza, sempre le 4 maglie, vado a lavorare la seconda, la terza e la quarta e adesso vado a concludere. Per concludere prendo il filo, entro proprio sotto e lavoro un aumento, per cui 2 maglie alte allo stesso punto, una catenella, abbiamo concluso la riga, entro nella terza catenella, diciamo dalla base, e vado a lavorare una maglia alta e abbiamo concluso questa riga. Adesso noi dobbiamo riniziare tutto da capo. Ovviamente questa parte qui la dobbiamo realizzare qui. Ovviamente l'inizio e la fine sono identici, semplicemente dobbiamo lavorare la parte superiore. Io ve lo faccio vedere comunque e poi dovete ripetere ovviamente tra la seconda, la terza e la quarta e diciamo la quinta, perché la prima poi è sopra le catenelle, ecco, giusto quello che è diverso. Andiamo a lavorare 3 catenelle e volto il lavoro. Vado a lavorare una maglia alta proprio dove c'era la catenella sottostante, punto su punto, per cui questa è la terza, la quarta e vedete che entro nella prima maglia delle 4, per cui la sequenza è la stessa. Eccola qui. Adesso catenella di separazione e vado a realizzare, diciamo, come abbiamo fatto qui gli aumenti, per cui vado a fare 2 maglie sullo stesso punto, una maglia, entro nel centro dove c'è la catenella, vado a realizzare 2 maglie alte, la prima e la seconda, entro nel punto successivo, maglia alta, punto successivo, maglia alta e come vedete entro nella prima delle 4, per cui sono 8. Con questo non si può sbagliare. Catenella, di nuovo è sempre la stessa sequenza, vado a fare la stessa sequenza delle 2 maglie alte, maglia alta e vado a realizzare sempre al centro dove c'è la catenella 2 maglie alte, che è l'aumento. Eccole qui. Adesso maglia alta, punto successivo, maglia alta, punto successivo, che è la prima delle 4. Come vedete la prima delle 4 vado a realizzare maglia alta. Andiamo a concludere con una catenella, entro sulla prima maglia, questa, che poi qui ci sono le catenelle, per cui la penultima, lavoro 2 maglie alte sullo stesso punto come abbiamo fatto qui, la stessa chiusura, e vado a lavorare sulla terza catenella una maglia alta e abbiamo concluso. Per cui la sequenza, se la vedete, è sempre la stessa. Adesso andiamo a ripetere, diciamo, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, perché è sfalsato, perché la prima riga, diciamo, si lavora sulle catenelle, ovviamente ha un lavoro, diciamo, diverso, no? Perché si appoggia, il lavoro deve essere dritto. Fatto questa, noi andiamo a ripetere 1 2 3 4 1 2 3 4 e non contiamo più la prima. Semplicissimo. Andiamo a lavorare come il pannello dietro, che sono 63 catenelle, e vi ricordo che è un multiplo di 9. Andiamo a vedere adesso il pannello e le misure e poi ci dedichiamo ai pannelli davanti. Dopo aver realizzato tutto il pannello dietro, andiamo a realizzare 2 pannelli. Ecco, questo uno già l'ho realizzato, andiamo a realizzare il secondo. I pannelli sono semplici da realizzare. Ovviamente ho fatto una piccola parte in più, a parte a me perché necessita per quanto riguarda il seno e poi mi si chiude sicuramente meglio. Per lo scollo ho fatto semplicemente, diciamo, una parte, quelle 9 maglie in meno, diciamo una parte in meno, e sono andata a lavorare tranquillamente proprio per dare uno scollo, perché poi dobbiamo andare a mettere il collo, per cui risulta meglio. Se io avessi deciso di andare dritta in questo modo, poi alla fine avrebbe fatto difetto.
allora bisogna fare comunque uno scalino sia a destra che a sinistra. Io l'ho fatto solo di un modulo, per cui il modulo resta sempre uguale, cioè l'inizio e la fine, però ho fatto un modulo in meno. Quando sono arrivata alla fine del modulo ho fatto la metà, semplicemente, neanche a farvelo vedere perché comunque è la stessa cosa. Però se volete andare dritte potete andare dritte, cioè non c'è nessun problema, però dà un pochino di difetto se poi mettiamo il collo, poi questo poi in base sempre alla vostra decisione. Allora, per questo pannello davanti ho semplicemente avviato 36 catenelle. È ovvio che ce n'è un pezzettino in più, ovviamente come vi ho spiegato. Anche il pannello che si va a realizzare il secondo faremo sempre 36. Da una parte lavoreremo per fare lo scollo, dall'altra parte possiamo anche tagliare il filo. Ora vi faccio vedere. Questa è la parte opposta. Tagliare il filo anche in questa parte e poi riagganciare e andare a lavorare e poi riagganciare dalla parte opposta. Questo in maniera che poi abbiamo questo piccolo scollo che non ci fa poi difetto quando andiamo a costruire il collo. Allora, realizzato le parti, iniziamo le cuciture. Perché iniziamo le cuciture? Le maniche le facciamo dopo, in maniera che riusciamo a capire quanto dobbiamo fare le maniche e quanto dobbiamo realizzare lo scalfo. Allora, per lo scalfo io all'incirca vado sempre sui 21 centimetri, ma vediamo, lascio sempre un pochino di spazio sotto. Voglio andare a cucire e realizzare subito il collo e poi andare a fare la rifinitura. Poi inizieremo le maniche. Adesso vado a iniziare le cuciture. Prendo un ago per la lana e vado a cucire. Lascio poi ovviamente, vado a cucire le spalle e lascio poi lo spazio per andare a cucire poi le maniche. Allora, per quanto riguarda le maniche, poi è in base alla vostra larghezza delle maniche che avete deciso. Adesso finisco di cucire in questo modo. Cucio fino alla fine, ovviamente lasciando lo spazio dello scalfo che può essere 19, 18, 19, 20, 21, quello poi dipende da quanto voi l'avete fatto larga la manica, e poi andiamo a fare le rifiniture e il collo. All'ultimo andiamo a cucire le nostre maniche. Allora, quando abbiamo fatto le cuciture mettiamo al dritto il lavoro. Vado a realizzare il bordino davanti, vedete questo è lo scollo, ci sono un po' di fili, ecco qui, questo è lo scollo e qui abbiamo tutta la rifinitura che dobbiamo fare, la facciamo prima. Andiamo a rifinire questa parte prima perché poi dopo aver messo le maniche abbiamo poi i bordini da realizzare con il color verde. Allora, entro dentro alla nostra catenella qui di lato e inizio a lavorare tutte maglie basse. Faccio una catenella, entro sempre sotto al punto, vado a nascondere il filo e realizzo una maglia bassa. Tolgo un attimino il lavoro per farvi vedere meglio, tanto avete capito che stiamo realizzando il bordo davanti, cioè la parte davanti. Adesso vado a lavorare tutte maglie basse facendo attenzione ai punti che andiamo a realizzare. Spesso si sbaglia e si realizzano 3 punti per ogni maglia alta distesa. Fate attenzione, non deve tirare ma deve avere la stessa lentezza. Vedete? Io vado a realizzare 2 maglie basse per ogni maglia distesa, non ne faccio 3 perché poi succede proprio dentro succede che ci troviamo maglie in più e ci viene ondulato oppure ci viene il difetto davanti, no? Che rischio che una parte scende più in avanti ed è brutto, per cui controllate sempre che sia dritto, ecco vedete è dritto, non ci sono maglie in più ma deve essere giusto, per cui calcolando 2 maglie per ogni maglia distesa non rischiate di fare delle maglie in più, ecco tutto qui.
Allora, adesso io proseguo, ma vado a realizzarlo anche sullo scollo, cioè per cui mi faccio tutto il bordo, tutto quanto il bordo, fino ad arrivare anche allo scollo. Qui farò una catenella al limite alla maglia qui centrale, se voglio fare l'angolo, vediamo, e per ogni maglia distesa che è in questo punto, visto così un po' un pastrocchio, ma ce la facciamo, eccolo qui, questo è lo scollo, per cui in questa parte vado a realizzare 2 maglie basse, per cui 2 maglie basse e poi qui punto su punto, lavorando sul dritto del lavoro. È facilissimo, ma fate sempre, ripeto questa cosa continuamente, perché poi rischiamo di avere un lato più lungo, una parte più corta, insomma questo si rischia. Allora dobbiamo assolutamente fare i stessi numeri di maglie, mi raccomando. Allora io proseguo fino alla fine, mi faccio tutto il giro fino alla fine e poi taglio il filo. Adesso ho preso il color verde e ho avviato 45 catenelle e ho fatto dello stesso, ovviamente stesso schema, ho realizzato 4 righe lavorate. Siccome questo è il collo, di solito il collo ci sono sempre degli aumenti, ma siccome è talmente elastico che sinceramente non ce n'è stato bisogno. Però siccome dobbiamo andare a rifinire con delle maglie basse, adesso io vado a lavorare dalla parte a rovescio e poi al dritto perché ne voglio fare 2 giri, vado a lavorare delle maglie basse. In questo modo, ma mentre lavoro le maglie basse farò sicuramente qualche aumento. Allora vado a lavorare una maglia bassa, prima una catenella, nascondo dietro i fili e lavoro una maglia bassa. Vi ricordo sempre che vado a lavorare le maglie basse sempre su una maglia distesa a 2 maglie basse. Mi raccomando di non lavorare, ecco, 3 maglie perché poi dopo sono troppe, insomma. Adesso i fili li porto in avanti, tanto li devo tagliare. Allora vado a fare il bordo in questo modo, sempre 2 maglie per ogni maglia distesa. Qui non faccio aumenti, ovviamente entro anche dentro a questo nodo, qui sono all'angolo realizzo una catenella, lavoro sullo stesso punto, così ho proprio l'angolo. Eccolo qui, vedete? Eccolo, questo poi va tagliato perché in più. Ora vado a lavorare, vedete qui abbiamo il punto basso, qui ne realizzo casomai 2 perché vado un pochino a renderlo più elastico, questo in base a come avete lavorato. Io ho lavorato molto lenta, ecco, qui ne posso realizzare 2 in maniera di dare un pochino più di elasticità al nostro scollo, dove vedo che è un pochino più teso, perché non facendo aumenti è normale che poi dopo va un pochino a tirare, ma noi ci facciamo degli aumenti. Ecco, anche qui realizzo un aumento, insomma ogni 6 maglie va benissimo, dove vediamo che tira un pochino il lavoro. Questo poi ve ne accorgete sicuramente, questo lo giro, vedete, importante che ci sia un po' di elasticità. Proseguo fino alla fine. Adesso che ho completato tutto il giro, catenella, volto il lavoro e proseguo di nuovo, ne faccio 2, sempre a maglia bassa. Ho fatto qualche aumento proprio per renderlo più elastico, anche se è un punto molto elastico e sinceramente non ce n'è bisogno, però quando siamo all'angolo di nuovo vado qui all'angolo, catenella e volto, ecco il lavoro, e proseguo con le maglie basse in questo modo. Ecco qui, se occorre sempre, se dovesse occorrere,
facciamo qualche aumento senza problemi. Cosa ne voglio? Vedo qui che tira un pochino, faccio un aumento. Questo lo vediamo in base se ci tira un pochino il lavoro, ma vi ripeto è molto, eccolo qui. Allora, una volta realizzato il collo, noi andiamo ad applicarlo. Come? Lo applichiamo dalla parte al rovescio. Noi mettiamo al rovescio il nostro giacchino. Basta guardare le nostre cuciture. Poi mettiamo al rovescio anche il collo, perché quando poi lo andiamo a girare, insomma, noi andiamo a girare il tutto, ovviamente, e dovremo poi girare il collo in questa maniera qui, eccolo, per cui dobbiamo fare un lavoro fatto per bene. Allora, io non vado a mettere all'inizio il collo, è stato calcolato come minimo, ecco, 3 maglie. Lascio proprio 3 maglie dal bordo perché poi c'è la chiusura, per cui vado a lavorare la nostra cucitura. Ho lasciato un filo un po' troppo lungo, però adesso lo fisso in questo modo e poi vado a fare la classica cucitura. Faccio con il verde perché poi quando andiamo a girare il collo non vorrei che si veda il bianco, per cui poi potete mettere un marcapunti, potete mettere dei marcapunti se preferite, dei punti di riferimento. Vedete, io in questo, scusate, in questo modo qui si vede benissimo che vado comunque fino alla parte, diciamo, fino alle 3 catenelle, 2 catenelle, che non deve essere al centro il collo, dobbiamo lasciare uno spazio che poi c'è il bottone centrale, per cui questa è la misura esatta. Però se volete mettere un marcatore perché avete paura di sbagliare, mettete un marcatore in qualche punto e vedete che non vi sbagliate. Io insomma non c'è problema perché ho preso proprio il conto giusto delle catenelle, per cui non mi occorre, però voi potete metterlo. Ecco qui, mettendo al dritto come si presenta il collo, è perfetto. Poi qui metteremo il bottone. Allora, adesso andiamo a realizzare le maniche in maniera di cucirle, ovviamente, e poi rifinire tutto il bordo e la parte bassa. Andiamo a realizzare la manica. Per realizzare la manica vado a avviare 51 catenelle. Questo dipende anche da quanto è larga la vostra manica, per cui per me vanno bene 51 catenelle. Adesso mi alzo 1, 2 e 3 catenelle, conto 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella quinta e vado a lavorare una maglia alta, per cui adesso vado a lavorare 18 maglie alte totali, con ovviamente anche le 3 catenelle, e poi mi fermo perché vado a realizzare quel punto forato a rettangoli. Adesso vado a realizzare 3 catenelle. Ovviamente ho realizzato le 18 maglie alte, 3 catenelle, conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella sottostante e realizzo una maglia alta, la seconda maglia alta, la terza maglia alta, tre catenelle, 1, 2 e 3. Conto 1, 2, 3, 4, entro nella quarta, e ancora 3 maglie alte. Stiamo facendo questo motivo forato, 3 catenelle, conto 1, 1, 2, 3, 4, entro nella quarta e vado a lavorare le restanti catenelle, che ne sono sempre ovviamente 18. Lavoro fino al termine di tutta la riga. Adesso catenelle, a volte il lavoro
entro nella maglia sottostante, realizzo una maglia alta e vado a lavorare tutta la riga di maglie alte. Quando poi mi trovo qui vado a lavorare 3 maglie alte, ovviamente 3 catenelle e 3 maglie alte. Proprio in questo modo che ci troviamo nel punto insomma del rettangolo forato, vado a lavorare 3 maglie alte passando proprio da sotto, perché 3 sono le catenelle, io vado a lavorare tranquillamente 3 maglie alte e poi proseguo punto su punto. Vedete, maglia alta e la maglia alta e ancora maglia alta e maglia alta. Adesso qui sempre sul foro andiamo a lavorare 3 maglie alte, proseguo fino al termine della riga, è facilissimo. Adesso in questa riga andiamo a fare una diminuzione, per cui vado a lavorare una catenella, volto il lavoro, lavoro una maglia alta, 2 maglie basse una sopra l'altra, prendendo la costina laterale, e vado a lavorare una diminuzione, per cui entro sul punto, lascio in sospeso, prendo il filo, vado sul punto successivo, lascio in sospeso e vado a chiudere. Ho fatto una diminuzione. Ora vado a realizzare questi triangoli, soltanto 2, però proprio sfalsando la riga sotto, diciamo i quadrati sotto. Qui vado a lavorare adesso a maglie alte. Proprio in questo punto, vedete, qui abbiamo il foro sotto e vado a lavorare senza fare il foro le maglie alte. 1, 2, abbiamo il rettangolo vuoto sotto e 3. In questo caso adesso qui andiamo a realizzare il quadrato, qui andiamo a realizzare il rettangolo, per cui 1, 2 e 3, entro 1, 2, 3 nella quarta maglia alta, perché facciamo quello chiuso, e maglia alta, di nuovo 3 catenelle, entro nella quarta e ho concluso. Vado e continuo ovviamente a lavorare maglie alte. Al termine vado a realizzare una diminuzione. Poi quando realizzo all'inizio una diminuzione la farò anche alla fine di ogni riga. Adesso che ci sono 3 maglie, 1, 2, 3, lavoro una maglia e la lascio in sospeso, la seconda la lascio in sospeso e vado a chiudere. Questa è la diminuzione. Ultimo punto lo lavoro normale, in questo modo, per cui abbiamo concluso le diminuzioni. Allora adesso andiamo a vedere dove realizzare le diminuzioni e qual è la sequenza di punti che si ripetono. Allora, ho terminato e come vedete diciamo vengono questi rettangoli, una volta da 3 da 2, poi lascio 1 2 3 e ripeto 1 2 3, ripeto fino che ho lasciato, così in questo modo ho lasciato i 2 rettangoli, perché poi andiamo a rifinire la manica con 2 giri di verde a maglia bassa. Allora, come vedete ci sono delle diminuzioni, vedete sia a destra che a sinistra. Le diminuzioni che ho fatto, ovviamente la mia larghezza è di 42 centimetri, perché io voglio uno scarfo che abbia insomma la metà, ovviamente 21 centimetri. Andiamo a lavorare, diciamo, un giro. Questi sono i 2 giri, 2 righe, non 2 giri ma 2 righe lavorate, e poi una diminuzione, una riga diminuzione, una riga diminuzione. Quando sono arrivata al secondo ripetere dei rettangoli, ho cominciato a fare 2 righe e diminuzione, 2 righe e diminuzione, 2 righe e diminuzione, finché
poi a un certo punto da diciamo 1 2 3 4 5 6 ho fatto senza diminuzioni. Ma questo perché io sono andata a vedere, ovviamente il vostro scalfo sarà diverso dal mio, chi ne ha 18, chi 19, chi 20, chi di più, chi 25, insomma lineare, ovviamente per 2 sarà la manica. Voi andate a vedere il polso, vi dico questa cosa qui, no? Quanto la vogliamo larga? In questo modo per il polso contiamo le nostre maglie, quante ne sono, che ne so, io faccio un esempio, ne sono 25, qui ne abbiamo 50, so che devo fare 25 diminuzioni e in questo caso vado a scalare man mano, prendo un foglio e vado a scalare man mano. Io ho fatto in questo modo, ovviamente la vostra manica c'è chi la farà come me, che ha la stessa misura e chi la farà ovviamente diversa, e questo è il modo per calcolare dal polso quante diminuzioni poi dobbiamo fare quando abbiamo fatto l'avvio della nostra manica. Ora vi do anche la lunghezza. La lunghezza della manica sono circa 42 centimetri, poi vado a realizzare 2 righe e conta ovviamente 43, vado a fare 2 righe di maglia bassa, però questo poi dipende poi sempre dalla lunghezza del braccio, da quanto avete fatto largo ovviamente il pannello, in base a questo vi regolate. Allora andiamo a cucire la manica tranquillamente e andiamo a fare le rifiniture del nostro giacchino. Adesso che ho cucito le maniche, come abbiamo cucito i laterali allo stesso modo, vado semplicemente a lavorare a maglia bassa al dritto, prendo il filo, se è un po' troppo lungo, e vado a lavorare una catenella, poi blocco il lavoro dietro in questo modo e vado a lavorare le maglie basse senza tirare troppo. Allora io ho lavorato 2 giri sono sufficienti, dove c'è ovviamente il rettangolo ho lavorato le 3 maglie basse. Allora adesso vado anche a lavorare il bordo sotto, vado a fare un piccolo bordino, mi raccomando di non tirare il filo, sennò poi rischiate che resta più stretto, per cui se lavorate stretto potete aumentare, casomai questo è un 5,5, potete aumentare un 6, oppure cercare di lavorare morbido in maniera che poi non cambia la sua elasticità. Allora adesso il bordino qui e anche il bordino sotto, poi possiamo fare anche 3-4 giri, quelli insomma come vi piace di più. Ecco qui ho terminato, non è facile farvelo vedere tutta la giacca perché non entra nel video, ma comunque ho messo dei bottoni che poi farò un piccolo reel così vi faccio dei bottoni come si rivestono, rivestito dei bottoni, ma voi potete mettere i bottoni che preferite. Questo è il bordino che ho realizzato, ho semplicemente lavorato due giri, non ne ho fatti di più, però voi potete fare anche un bordo più grande quanto il collo, non c'è problema. E questa è la manica rifinita. Ho sistemato tutte le codine questa volta, sono stata bravissima e ho aggiunto questi bottoni. Non c'è bisogno di fare asoline perché comunque i fori sono molto larghi e corrispondono. Allora, indecisa tra i 3 bottoni, 4 bottoni, vedrò insomma come risolvere questa cosa. Allora, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Come vedete è facile da realizzare, molto particolare con il collo, con i bottoni, ha questo, diciamo, questo motivo davanti e le maniche diverse. Diciamo che adesso va molto i capi con dei punti diversi, colori che si abbinano, insomma voi potete sempre fare anche le maniche dello stesso modo. Come avete visto è facile da realizzare. Io ho messo dei bottoni rivestiti sempre con la lana verde, vi farò un reel dove potete realizzarli, vi faccio vedere come si fa, ma insomma è super semplice. Voi potete anche mettere dei bottoni che preferite oppure insomma non mettere neanche i bottoni, mettere una cinta in vita. Insomma potete fare quello che volete. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto. È facile, lo potete adattare alla vostra misura come avete visto, basta prendere la misura della circonferenza o dei fianchi, quella insomma più generosa,
e da lì dividere per 2 e mettere poi un 10% di aglio se lo volete insomma realizzato morbido come il mio. Allora un bacione a tutti e ci vediamo ai prossimi tutorial. Baci!